Eh, salve. Ehm, In realtà il tema che avevo scelto è un tema che rincorro senza riuscire ad acchiappare, non soltanto biograficamente, ma anche come dire, nelle mie ricerche, nella mia scrittura, che è la felicità. Ehm, ma è arrivato questo tema così imponente, innanzitutto perché qui quello che ha reso così prezioso questo luogo non è semplicemente il miracolo di aver scovato delle meravigliose rovine, ma che queste rovine erano vita, vita fermata in un attimo. E quindi il mondo, non solo degli archeologi, scopre non semplicemente quello che era rimasto di una civiltà, come monete fuori conio che vengono scovate, come dire, in una campagna abbandonata, quindi ormai avevano fatto, come dire, tutto il loro percorso. No, qui in un attimo tutto si è fermato e quindi il fascino vero era trovare vita, vita, un teatro che un attimo prima era pieno, una villa ancora abitata. La potenza di Pompei e di Ercolano è proprio questo, che è il contrario esattamente di come sembra, cioè la morte, tragedia, disastro, certo, ma quello che vince poi è soprattutto la vita. Allora mi è sembrato in queste ore fosse necessario tornare a scavare e parlare di quel moto che sta portando migliaia e migliaia di persone a inseguire la felicità. Perché la comunicazione su questo rischia di fare degli errori molto importanti. Rincorrere la cronaca può essere rischioso. Quindi c'è la conta dei morti affogati, c'è la conta dei pareri politici, c'è una sorta di riflessione su come disegnare le frontiere, su chi può decidere, su che cosa bisogna fare per fermare i flussi, ma l'unica riflessione che ha a che fare con il più profondo motivo che porta le persone a rischiare l'esistenza propria dei propri bambini spesso è la ricerca della felicità. E c'è così, ed è così imbarazzante dirlo, che non lo si dice. Immaginate poterlo dire. Io sono abituato, come dire, sia a essere bersaglio, sia, come dire, a subire ogni tipo di critica, quindi nel momento in cui hai questa ginnastica, ma immaginate l'imbarazzo anche, no, di una persona che conosce, che magari è impegnata su questi temi, che va in un talk piuttosto che in un incontro politico, in un comune, in un municipio e dice ma queste persone cercano la felicità, viene preso romantico, buonista, naif, ma nelle migliori delle ipotesi. E non bisogna invece avere l'imbarazzo di fissare quella che è la realtà prima. Provate, no, ad ascoltare anche molte interviste. Preferisco morire piuttosto che restare nel mio paese. La possibilità di immaginarsi una vita diversa. Beh, nessuno più dei meridionali italiani del sud Italia sa cosa significa questo. Cioè sa cosa significa dover cambiare esistenza, dover, come dire, cercare una strada al proprio talento altrove. E quindi questo mondo parla a noi, soprattutto a noi. E il riflettere sulla felicità significa riflettere in questo momento sul tema più pericoloso che c'è. Perché, ribadisco, non se ne parla. Cosa sta portando la felicità e cosa sta portando l'infelicità? Ora, sia chiaro, capisco che la felicità è un problema privato. Se mi si dovesse chiedere ma uno Stato deve occuparsi della felicità? No. Ma la felicità è qualcosa che riguarda la società o le persone, la propria individualità, la propria capacità di relazionarsi all'altro? Sì, certo. Però esiste una declinazione di questa felicità che è sociale, pubblica. La malinconia, o quella che chiamiamo la depressione, che spesso ci attanaglia, mi attanaglia, non ha sempre un significato solo privato, ma spesso è il giudizio che il corpo, una parte del nostro corpo, dà su una società che è insopportabile.
E quindi esiste una possibilità eversiva alla felicità. Io non sono stato tanto capace, come dire, nella mia esistenza di flirtare con la felicità, di incontrarla. Funziona? Ok. E mi sono sempre, anzi, sentito imbarazzato ogni volta che ho riconosciuto una strada che potesse farmi essere felice, mi sentivo in colpa, mi sono sempre sentito in colpa, come se non fossi in grado di meritarla. Poi appunto succede che d'improvviso la vita ti si cambia e, come accade a moltissimi, ahimè, e succede che inizi ad avere un altro tipo di prospettiva, che mi sta aiutando anche in queste ore a resistere, no? Alle idiozie della Lega, a resistere, no? A cercare di drenare, di capire perché questo tipo di commenti stanno arrivando così copiosi sui social network, perché stanno così unendo purtroppo le persone in una certa posizione. E dicevo, cos'è questa cosa? È che in realtà anche la potenza letteraria in questo senso aiuta. In realtà comprendi il valore di una cosa esattamente nel momento in cui la perdi. È uno strano destino umano, a cui credo la letteratura venga in soccorso. Cioè la letteratura a volte permette il miracolo di poter valutare, dare il peso specifico di una cosa, definisco cosa, persona, sentimento, incontro, momento, prima che tu possa perderlo, addirittura prima che tu possa incontrarlo, quel momento. E allora, solo quando ho perso 9 anni fa, diciamo, la libertà in qualche modo, io ho iniziato a capirne esattamente il peso specifico, il valore, la qualità. È sempre così, è sempre così. E me lo dicevano, no, le persone che avevano passato cose assai peggiori delle mie, insomma, intellettuali dissidenti arrestati, persone appunto che si erano fatti il carcere in paesi del Medio Oriente o in Africa, e quindi, come dire, io ero un privilegiato rispetto a loro. Mi dicevo, ma è così, nessuno che non ha fatto, che non ha fatto un giorno di carcere può capire il carcere, nessuno che non è stato malato può capire il malato. Sì, puoi essere empatico, allo stesso modo, se non hai perso la libertà non puoi lontanamente capire cosa sia. Ecco perché questi flussi, non mi importa di essere considerato naif, buonista, romantico, ma questi flussi voglio, visto che non siamo molti a farlo, poterlo intuire come un flusso incredibile di desiderio che sta arrivando da noi, di desiderio, di voglia di realizzarsi, di voglia di potersi mettere in gioco. E quindi innanzitutto vedo questo. Poi ho un altro tipo di logica, molto semplice, che è la logica che tanto ci hanno insegnato i pescatori di Lampedusa, e che bisogna dividere su 2 piani la questione. Primo, possiamo accoglierli tutti? Bisogna andare in Libia? Bisogna capire cosa fare? L'Europa deve intervenire? Dibattiti necessari, ma che sono su un altro piano rispetto alla legge del mare. La legge del mare dice una cosa semplice: nessuno viene lasciato in mare. E quindi la legge del mare è quella unica a cui obbedire nel momento in cui ci si trova di fronte al problema. Poi viene tutto il resto, poi viene il dibattito legittimo, ma la legge del mare è l'unica da ascoltare in una situazione del genere. Il Sud sta vivendo una desertificazione, sono le parole di centri di ricerca, lo Svimez, autorevolissimi. Desertificazione sono parole che in un altro momento, come dire, avrebbero avuto un'eco immensa, e invece ormai ci sembra normale. E tutto il problema del Sud Italia nasce anche dal fatto che contiamo sempre meno nella bilancia politica nazionale, perché tanto sappiamo già che l'alternativa è spesso tra il resistere e l'andare via, tra il cercare di farcela a tutti i costi e l'andare via, cioè si emigra. A quel punto è come se la classe, non stavo dicendo dirigente, ma no, ma tutti al Sud sapessero che quella strada è quella strada che prima o poi. Allora in questo modo è come se risolvessimo da soli il problema. Questo cosa permette? Permette di non vedere i flussi migratori come una grande risorsa per il Mezzogiorno, immensa. Ma noi abbiamo già
per altre forme delle città che sono già diventate africane. Castelvolturno è la città africana più grande d'Europa, con tutti i problemi che ha, c'è una presenza della mafia nigeriana enorme, ma anche una comunità sana che ormai è riuscita a costruire una propria identità. Già siamo alla seconda e terza generazione di africani che nascono a Castelvolturno e quindi di nuovi castellani. Voglio dire, questa cosa dovrebbe essere vanto, sperimentare un sindaco africano, anche se lì anche politicamente le cose stanno cambiando, per fortuna, però voglio dire, tutto questo dovrebbe essere elemento di dibattito, non semplicemente cifre, dettagli, e quello che ci stanno facendo credere essere il tema importante, cioè se si è gelidi, cinici, se non si pronuncia la parola felicità, siamo autorevoli. Se invece pronunciamo questo tipo di parole, se cioè descriviamo qual è il sentimento che porta una donna a prendere, come la storia che abbiamo sentito prima, a prendere un bambino di 1 anno, tenerlo in braccio e attraversare il Mediterraneo, beh, se facciamo questo siamo chiaramente inefficienti, noi stiamo guardando in faccia la realtà, vogliamo il facile consenso perché facciamo appello al sentimento, esattamente quello che voglio fare, esattamente il coraggio che credo che bisogna avere. È molto facile e va bene così poter attaccare un sentimento, un moto di apertura e deriderlo. È facilissimo. La crudeltà, la distanza, si presentano sicuramente più forti, a volte anche persino più affascinanti, no? Quindi se tu cerchi d'essere buono, sei buonista. C'è un libro bellissimo, si chiama Vita e Destino, di Vassili Grossman, insomma è un librone, se avete voglia di dedicare tempo, è un capolavoro assoluto. È uno scrittore immenso che affronta la tragedia del totalitarismo comunista e quello nazionalsocialista. E c'è un passaggio che non ho mai dimenticato e che mi piace ripetere spesso, dove c'è questo personaggio, che è poi il protagonista, che dice: io non ho mai creduto nella giustizia né nel bene, perché in nome della giustizia, in nome del bene, per il vostro bene, per il bene dell'umanità, in nome della giustizia, sono stati commessi i peggiori crimini, che lui, tra l'altro, il protagonista di questo libro, che è un non-fiction, stava vedendo e subendo sulla sua carne. E lui dice: io ho sempre creduto nella bontà. E lì risuona in quella pagina immensa. Quella parola non ha niente di scontato, di sotterfugio, di fragilità psichica, di furbizia a buon prezzo. È potente. E poi lo spiega anche. Cioè, perché la bontà è il rapporto 1-1. Perché lo posso valutare subito. Perché posso esperire l'immediata trasformazione della realtà, della mia vita, della quotidianità con quel gesto. Ora, può sembrare incredibile, ma in un momento del genere, qui appunto stiamo parlando, ma poi questo video, le nostre sensazioni, i vostri commenti arriveranno ovunque. Ora pensate che mai come in questo momento la parola viene fermata, perseguitata, bloccata, e sembra impensabile, proprio quando la parola è riuscita, più che in altre epoche, a emanciparsi dai vincoli della tipografia, dai vincoli dell'editoria, dai vincoli della censura. Proprio in questo momento la parola torna a essere al centro della persecuzione. Per un Twitter in Messico si muore. Un tweet, nel vero senso della parola, cioè persone, giornalisti, blogger che fanno dei tweet che funzionano, cioè iniziano a essere molto condivisi, molto commentati e vengono uccisi per questo. Oppure intellettuali che vengono frustati, come in Arabia Saudita, ammazzati come al centro di Parigi, e che potere avevano? Che potere avevano? Cosa aveva la blogger Felina, così si chiamava, quando gli Z, uno dei gruppi più ricchi del Messico, che riempie di cocaina Miami e New York, e decapitano una blogger che fa dei Twitter che ha 100.000 follower? Cioè, cosa
cosa può fare di male a un gruppo così potente? Al punto tale da andare a intercettare con un'operazione di hackeraggio, perché lei si firmava con un nickname, casa sua, andare, decapitarla, fare una foto al suo corpo e postarla sul suo account. Ma com'è possibile? Cosa potevano fare dei vignettisti, come la storia di Charlie Hebdo? Cosa era contro la potenza della diffusione propagandistica dell'Islam? Ma è proprio questo il punto. Malala, mi ha fatto piacere che sia stata una traccia alla maturità, ma stiamo parlando di una bambina contro i più grandi narcotrafficanti che esistono al mondo di eroina, i talebani. Sapete, no? Il 90% dell'eroina mondiale, quindi l'eroina che da Mosca, passando per Napoli e Parigi, Montpellier, è tutta afghana per la maggior parte, tra una piccola percentuale che viene in Vietnam, e quindi i talebani e quella guerriglia e il loro governo e le loro leggi sono irrorate ai soldi dell'eroina. Pensate, no? Tutto il moralismo che loro... Ok. Una 14enne diventa il loro bersaglio numero 1. E qui viene il pensiero. Solito, ma come? Allora si può. Certo che si può. Perché una parola, una posizione, una scelta, una condivisione iniziano a portare a quella eversione, uso questa parola, cioè cancellare ciò che non va, no? A quell'eversione che a me piace pensare essere della felicità, perché ho citato apposta questa blogger e Malala perché nei loro scritti o nelle loro scelte c'era la felicità. Lei scriveva, per esempio, che la città, alcune zone della città, di Città del Messico, non solo Città del Confine, i narcotrafficanti stavano trasformando il territorio in posti tristi. Stavano comprando gli asili per farci andare i figli dei ricchi, stavano trasformando delle palestre in cliniche di bellezza. No? Quindi lei parlava di un'infelicità che stava conquistando il territorio. E lei ha scritto per difendere la sua felicità. Malala voleva andare a scuola perché era bello andare a scuola. Quindi lei difendeva la sua felicità, l'ipotesi di una possibile felicità. Ipotesi anche. E questi hanno, come dire, il terrore, insomma, di due strutture apparentemente diverse, una religiosa, un'altra interessata esclusivamente al profitto, l'altra interessata al profitto, diciamo, e alla diffusione del proprio credo. E insomma, quello che voglio dire è che d'improvviso la felicità ci accorgiamo che è una bomba, contagiosa, disciplinata, capace in qualche modo di entrare e parlare più di qualsiasi altra cosa. Ora, so che come sempre parlo troppo, volevo chiudere con due immagini. Una che l'ho trovata in Murakami, che parla di felicità come allegoria e infelicità come storia. Cioè dice, in fondo la felicità è un'allegoria, mentre è l'infelicità la storia, non credo. Credo che l'obiettivo sia davvero questo, invece, quello di far sì che la felicità diventi una storia raccontabile e questi flussi che in queste ore stiamo vedendo siano raccontati così, senza il timore di pronunciare questa parola, senza la paura di raccontare biografie, sentimenti, scelte personali, senza temere che questo comprometta la nostra autorevolezza. C'è una storia che mi piace raccontare, di un libro di Varlam Shalamov, che considero il mio maestro vero, insomma cerco di imitarlo in tutti i modi, di imparare da quello che lui ha fatto. Ha passato 20 anni nei gulag sovietici per aver fatto 2 articoli letterari contro il regime, pensate che cosa ha pagato. E ha scritto un capolavoro, si chiama I racconti della colima. Sono soddisfatto perché quando sono andato in TV sono riuscito a farlo andare in classifica e quindi a farlo leggere a molte persone. E quindi chi l'ha ascoltato già conosce questa storia. Ma c'è una storia che qui proprio volevo raccontarla a voi e a queste meravigliose pietre che mi stanno guardando e che mi imbarazzano. A un certo punto Varlam Shalamov c'è un'ispezione nella baracca, loro tagliavano legna a meno 30 gradi sotto zero. E l'ispezione è semplice: consegnateci le vostre protesi. Allora c'è qualcuno più vecchio che tira via un occhio di vetro, qualcun altro c'è una gamba di legno, un radice di battaglia, qualcuno dà gli occhiali,
qualcuno ha un bastone. Shalamov è molto giovane, un uomo di 1,90 m, forte, che regge anche il freddo, e resta fermo. Anche il soldato, tu che protesi hai? No, nessuna. Allora, un po' per scherzare, il soldato dice, no, tu mi dai l'anima. E Shalamov non sta allo scherzo. Dice, no, non do l'anima. Al che si picca il soldato che aveva fatto la battuta e dice, 1 settimana di pozzo, che significava quasi morte certa, significava stare in un pozzo solo a pane e acqua, ma senza la senza coperte, e solo proprio col cappotto, se non mi dai l'anima. No, non ti do l'anima. 2 settimane di pozzo se non mi dai l'anima. Ribadisce, non ti do l'anima. 3 settimane che si farà, tra l'altro, sopravvivendo, se non mi dai l'anima. Nel libro poi scriverà, dopo essere stato messo in questo pozzo e tutti i suoi compagni lo guardavano come a dire, ma stai rischiando per niente? Lui scriverà, nel momento in cui mi hanno chiesto l'anima, io mi sono accorto, io che credevo di non averla, io materialista che credevo di non averla, che era la cosa più preziosa che avessi. Tutto qua. Grazie, grazie, grazie.